Ciao ragazzi, oggi parliamo di guanti, in questo caso tre modelli, il modello Sabelt, il modello Cube Control e il modello della Gcom 360, il modello SRG1. Non a caso ho scelto questi tre modelli perché una caratteristica che hanno tutti e tre rispetto a modelli che avevo provato in tempi passati è che nei punti dove ci sono le cuciture sono tutte esterne. Questo vanno a migliorare quello che è il comfort quando le andate a indossare. Ma ognuno dei tre ha delle sue caratteristiche peculiari e proprio in questo video ve ne voglio parlare. Sigla! Ciao ragazzi, oggi parliamo di guanti. È un aspetto a cui molti tengono, in realtà si può risolvere facilmente anche con dei guanti da mountain bike, ma chi tiene anche a un aspetto estetico e per dei versi anche funzionale, ci sono dei guanti specifici che alcuni brand creano nel mondo sim racing. Inizio con parlarvi di quelli di Sabelt. Sono in tessuto misto cotone e poliestere traspirante. Ci sono nella parte sopra, come vedete, degli inserti in gomma con delle scritte. Naturalmente potrete scegliere il colore che più vi piace. Nella parte sotto c'è una trama in gomma per aiutare il grip. Ormai per me è una scelta d'obbligo questo genere di trama perché aiuta tantissimo quando andate a utilizzare i vostri volanti, che siano in gomma che siano in pelle. Oltre alla normale trama del grip ci sono sull'indice e sul pollice degli inserti particolari per poterlo utilizzare con il cellulare. Si può utilizzare tranquillamente, si riescono anche a premere le app e a scrollarle. Naturalmente non è mai la stessa cosa che utilizzarle col dito, però si può utilizzare il telefonino con il massimo comfort. A livello di indossabilità, vi faccio vedere, hanno una parte elastica proprio nella parte sotto, vedete? Personalmente molto comodi, prendono molto bene l'angolo indice-pollice. Sono molto leggeri, particolarità, lasciano molta libertà nel movimento della mano, anche se in realtà sembrano un po' più pesantini rispetto per esempio agli altri modelli. Ma al momento anche la qualità delle cuciture nel tempo, perché li ho utilizzati un bel po', devo dire ottima, anche come si sono mantenuti nel tempo. Vi dico che questa recensione non è uscita subito quando li ho ricevuti, in realtà i primi sono stati questi, poi anche questi e questi li ho presi durante l'ADAC, ma li ho voluti utilizzare a fondo per potervene parlare. Ve li faccio vedere anche con l'impugnatura del volante. Come vedete, massima libertà nell'utilizzo. Che ne dite? Anche per quanto riguarda poi il poter premere sui pulsanti, nessun tipo di difficoltà. Passerei a quelli Cube Controls, anche qui potete sceglierne il colore. Io qui, avendo la possibilità, ho scelto quelli che più si avvicinano alla colorazione che a me piace di più. Materiale è sempre un misto cotone e poliestere, sono un pochino più leggeri rispetto a quelli Sabelt. Stessa caratteristica di cuciture nella parte esterna, li vado ad indossare. In questo caso, come vedete, sono quelli che hanno la parte sul polso un pochino più lunga, vedete? Però anche qui massima libertà di movimento. Anche questi nella parte sotto hanno questa lavorazione in gomma, sempre per il massimo grip sui volanti. Anche nelle loro caratteristiche c'è il fatto di poter utilizzare il telefono. Personalmente il cliccare le app l'ho trovato molto difficile. La parte dello scroll invece è molto più semplice. Anche qui devo dire la cura nelle cuciture, anche dopo un largo utilizzo che ne ho fatto da quest'inverno che ce l'ho, si sono mantenuti praticamente perfetti. Anche la parte interna, come vedete, non si è andata a consumare per niente quella parte della gomma. E ci faccio caso perché, avendo utilizzato per tanti anni un altro modello che ha questo genere di lavorazione qua nella parte interna, probabilmente dopo anni potrebbe iniziare a logorarsi.
Altra caratteristica rispetto agli altri è che se in questa parte li sentite molto leggeri nella parte sopra, nella parte interna c'è una parte di spugnetta di piccolo riempimento molto leggero, ottima sensazione soprattutto quando si utilizzano volanti che hanno le impugnature più dure. Ma anche qui ragazzi, massimo grip, sono un bel paio di guanti. Per quanto riguarda poi Cube Controls, già ve ne ho parlato nella recensione dei pedali SP01 Core. Nel loro shop trovate anche quest'altro bellissimo gadget. Io da amante ormai da anni delle scarpette devo dire che da quando ho scoperto questi calzini li sto utilizzando molto spesso. Anche loro hanno una parte di grip nella parte sotto, in realtà soltanto su un piede, ma la cosa molto interessante è una spugna nella parte del tallone che migliora il comfort quando avete appoggiato il piede sulla vostra pedaliera. E questo in realtà aiuta il comfort perché è come se utilizzaste delle scarpette a livello di comodità quando avete i talloni poggiati, dall'altra parte avete il massimo grip non avendo praticamente spessori tra la parte della pianta del piede e il pedale. Anche questo lo considero un gran bel gadget. Passerei agli ultimi del lotto, i guanti SRG1. Sono probabilmente i più leggeri, i più simili ai frame che avevo prima. Anche loro hanno la caratteristica, come vedete, di avere le cuciture totalmente all'esterno e questo quando le andate a indossare offrono veramente un ottimo comfort. Esiste sia il modello corto, come quello che ho scelto io, c'è anche il modello più lungo. Ottima la vestibilità, in questo caso sono leggerissimi sopra, leggermente più pesanti nella parte sotto, ma probabilmente i più leggeri del lotto. Anche loro hanno la trama in gomma, vediamo, ve la faccio vedere, che aiuta il grip con qualsiasi tipo di volante. Ormai è un must avere questo genere di lavorazioni in gomma nella parte interna che migliorano di tantissimo il grip. A livello di comfort probabilmente sono i più leggeri. Questo però dipende veramente da come vi trovate a guidare. Io l'ho utilizzati alternandoli tutti quanti, non ho trovato personalmente il mio preferito. Faccio presente però che in questo caso non esiste totalmente la possibilità di utilizzare il cellulare. Non ci sono lavorazioni su indice e pollice neanche per scrollare. In questo caso a livello di materiali sempre cotone, poliestere traspirante nella parte esterna, in realtà nella parte interna c'è un materiale in realtà più simile a una sorta di pelle, in realtà non è pelle. Come ho detto è leggermente più pesante nella parte sotto rispetto alla parte sopra, ma comunque molto leggero. Ve li faccio vedere anche loro con il volante. Che ne dite? Arriviamo poi ai prezzi. I Subbelt sono i meno costosi del lotto, vengono 49 euro. I Cube Controls vengono 79 euro. Gli SRG, modello corto, vengono 79 euro. In realtà anche il modello lungo viene 79 euro. In questo momento in cui sto registrando sono scontati e vengono 59 euro. Naturalmente il mondo di questi gadget è ampissimo. Ragazzi, scegliete quello che più vi piace. Io metterò qui sotto i link in descrizione per poterli acquistare. Spero che il video vi sia piaciuto, anche per avere la possibilità di scoprire nuovi prodotti nel mondo sim racing. Ci vediamo alla prossima. Ciao!